Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per la sua relazione complicata. Abbiamo la carta dell'eremita, ragazzi. Periodo di introspezione, di valutazioni, di ricerca personale. Probabilmente vi porrete varie domande sul tipo di relazione che avete. Tenete presente che l'eremita è anche l'archetipo del single. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per segno solare, ascendente e segno lunare e per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la giustizia. 10 di spade, 6 di spade, abbiamo un re di bastoni, il matto, un 8 di bastoni e un 10 di pentacoli. Bene. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Io lascerò la lettura aperta, voi cercate di adattarla alla vostra realtà. Tenete anche presente che ho già pubblicato 2 letture per la prima metà di maggio, una un po' più generale che è la ruota del destino, l'altra è sull'amore. Vi invito a incastrare questa lettura con una di quelle due. Partiamo dalla giustizia. Qui pare come esserci stato un contratto, una delimitazione di certi confini, di certi spazi, magari si è data come un'etichetta a questa relazione, però la giustizia è anche una di quelle carte che mi dice che c'è come la voglia, la necessità di fare le cose secondo le regole. Il cavaliere di allora, cavaliere di pentacoli, 6 di pentacoli, 6 di bastoni. Il cavaliere di pentacoli è una di quelle energie molto molto lente, molto prudenti. È come se si aspettasse effettivamente, al di là di quello che può essere detto, questo riconoscimento del 6 di bastoni. C'è un discorso, sono le parole, un altro paio di mani che sono i fatti. Quindi secondo me si andrà un po' a valutare i fatti. Andiamo a vedere il 10 di spade. Sento con la giustizia e il 6 di bastoni che effettivamente la relazione potrebbe essere ufficializzata o definita, etichettata, regolarizzata, magari nel sociale. Quindi magari vi presentano o voi presentate questa persona agli amici, alla famiglia o iniziate magari a farvi vedere fuori insieme. Però la realtà dei fatti con questo 6 di pentacoli è che non sento che sia tanto in equilibrio questa relazione, perché il 6 di pentacoli è una di quelle carte, giustamente c'è un cavaliere di pentacoli, è una di quelle persone che dà, ma dà col guanto, cioè dà col contagocce, mi verrebbe da dire. Ed effettivamente c'è come un accusare queste gocce perché con il 6 di pentacoli al contrario ci si accontenta un po' delle briciole. Quindi ho come la sensazione che sì, sulla carta sia un accordo, però poi alla fine, da un punto di vista pratico, non ci sia effettivamente questa presenza da parte di questa persona. Andiamo a vedere 10 di spade. 4 di spade, morte, 4 di pentacoli, 2 di spade e 5 di coppe.
10 di spade e morte hanno la stessa energia, quindi qui c'è come la fine di qualche capitolo. Io credo che qui facciate fatica a lasciare indietro qualcosa. È vero che il 10 di spade è una di quelle carte che parla della fine della sofferenza, la morte qui parla di trasformazione, abbiamo un 4 di spade in mezzo che ci parla di un riequilibrio psico-emotivo, però devo anche dirvi che c'è un 4 di pentacoli, quindi c'è una sorta di attaccamento a qualche cosa in questa relazione o in questa situazione. C'è un 2 di spade, non credo che vediate molto bene, cioè è come se non riusciste a vedere la vostra dinamica di attaccamento e me lo riconferma un po' questo 5 di coppe perché è una di quelle carte che piange per le coppe versate, però in realtà ce ne sono ancora due in piedi, c'è ancora qualche cosa su cui poter lavorare. E credo che sia quello a cui vi attaccate o a quello che avete perso. Potrebbe essere le due cose in realtà, perché c'è come un rammarico, un pentimento di qualche cosa che non è stato. Andiamo a vedere il 6 di spade. Asso di coppe. Cavaliere di spade e 9 di coppe. Guardate, vedere le carte così e prima vedere questo 4 di spade, io ho la sensazione che qualcuno voglia star bene. Probabilmente questi disequilibri pesano o hanno pesato, c'è la voglia di chiudere questo capitolo e la voglia di star bene, di allontanarsi dai problemi, di allontanarsi dai conflitti, di innamorarsi anche per qualcuno. Mi viene anche un po' da dirvi che c'è la voglia di scappare. Ragazzi, non vi nego che potrebbe anche essere un matrimonio, questa giustizia, questo contratto, che però non è in equilibrio e dal quale voi vogliate scappare. Andiamo a vedere, fatemi sapere nei commenti. Un matrimonio o un'unione potrebbe essere, perché qui con questo cavaliere di spade al contrario ho proprio l'idea che vogliate scappare. C'è qualcosa qui che volete chiudere, qualche cosa che volete guarire, nonostante ci sia questo attaccamento per qualcuno, per la situazione, per la routine magari. Una casa, potrebbe essere qualcosa di fisico, anche una macchina. Cioè non lo so, ho come la sensazione che siate lì lì per, ma che abbiate paura di pentirvi, anche se in realtà quello che volete voi è proprio scappare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Cioè c'è come qualche cosa che volete chiudere qui, o è un capitolo, sento che avete voglia di star bene. Allora, qui abbiamo per il re di bastoni un matto che c'è già anche qui e un 8 di spade, datemi una carta per l'8. Fante di coppe. 10 di coppe e temperanza. Qui avete già il 4 di spade. C'è un tema qui, secondo me, legato alla famiglia e all'avere figli. Mm, possono anche essere i figli di ognuno dei due, non necessariamente quelli che vorreste insieme, per esempio. È come se ci fosse qualche cosa che non è regolare. Qui ho vari archetipi di famiglia, di figli. C'è la voglia di costruire una famiglia, però secondo me non avete la stessa idea di famiglia, cioè per l'altra persona la famiglia può essere voi e l'altra persona, per voi magari è voi, l'altra persona, la coppia, insomma, magari degli animali da compagnia, dei figli. C'è qualche tema
legato ai figli che fa sì che le cose non siano proprio fluide tra di voi. Adesso andiamo a vedere questo matto. Mago, re di coppe e sacerdotessa. Mm, 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 mm. Allora, con questo matto la sensazione che ho è che vi butterete, direte a un certo punto, perché? Perché qua vedo questo 8 di spade, secondo me non ne potete più di pensare, cosa potrebbe essere, come potrei fare, se fosse così, se fosse colà, siete un po', come dire, esauriti a livello mentale, a livello di pensieri, e sento con queste carte che vi butterete indipendentemente dal fatto di non avere piani, di non vedere al futuro, magari non siete neanche completamente innamorati di questa persona, però è come se voleste dare un tentativo alla relazione, come se voleste dare una possibilità alla persona. Diciamo che con la carta del matto c'è questa fiducia, se vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Eremita, torre e fante di bastoni. Io credo che qualcuno comunicherà il fatto che non vuole più stare da solo o si sente solo magari all'interno di questa relazione o di questa situazione, però è anche vero che con la torre al contrario sento che si fa un po' fatica a destrutturare, si fa un po' fatica a buttare giù il proprio orgoglio, a buttare giù il proprio ego. E diciamo che con questo fante di bastoni può anche venirmi in mente che siate un po' lì a vedere per il vostro orticello. Adesso io non lo so quale sia il tema qui con la famiglia, con i figli, che c'è da riequilibrare, però mi viene da dire che probabilmente dobbiate un po' ridimensionare o rivedere la vostra visuale del rapporto, perché qui con la sacerdotessa al contrario è che non vedete tutto, voi vedete solo una parte della realtà. Cioè, avete fiducia che le cose possano funzionare, avete fiducia magari anche nel vostro sentimento nei confronti di questa persona, però è come se ci fossero dei punti che non volete lasciare andare. E difatti qui avete un 4 di pentacoli, c'è un attaccamento, ditemi nei commenti qual è il vostro attaccamento. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 4 di bastoni. Datemi una carta per la luna. Regina di bastoni. Allora, con questo 4 di bastoni, scusate, con questo 10 di pentacoli, secondo me c'è come un nuovo accordo, un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di vivere la relazione. Non sarà stabile da subito, questo ve lo dico, c'è come una parte d'ombra di voi, la sento come una mancanza di sicurezza personale. Vi dico anche che potrebbe venirvi bene in questo periodo, ragazzi, fare come un restyling a livello di immagine. Potreste andare dal parrucchiere, comprare qualche abito nuovo. Non lo so, come la sensazione che ci voglia un po' un cambio di immagine. Vi dirò, qui abbiamo re e regina di bastoni, eh? Secondo me può essere una coppia per destino, la vostra. Quindi ragazzi sento che all'inizio ci sarà come questa regola, se vogliamo, che a voi non soddisferà tanto. Tenete presente che la giustizia è anche una di quelle carte che taglia quello che è in più in uno dei piatti della bilancia. Qui lo vedevamo, un disequilibrio, c'è la morte, 10 di spade, secondo me questo taglio avverrà, lo farete, ci sarà qualche argomento su cui metterete una pietra sopra, qualche tipo di atteggiamento potrebbe essere, e da lì, anche se effettivamente con questo 8 di spade al contrario
Non sarete poi del tutto contenti, secondo me, farete un passo comunque in avanti. Qualcuno qua potrebbe fuggire, quindi magari anche proprio prendersi un fine settimana per riflettere, però poi io alla fine sento che attraverso una comunicazione anche abbastanza sana, c'è la possibilità di ricreare o di creare quest'unione duratura di cui ci parla questo 10 di pentacoli, ragazzi. È uscito anche un re di pentacoli, qualche cosa di stabile quindi. Andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche indicazione in più. Qualcuno esprime il suo amore, parla di messaggi d'amore, ma qui avevate un 8 di bastoni. Tenete presente che la lettura dura più o meno dai 7 ai 10, 15 giorni da quando la ascoltate, e qui potrebbe arrivare, diciamo così, verso il 10° giorno, 15°, questa telefonata. C'è qualcuno che vi pensa e ve lo farà sapere, quindi vi diranno che vi stanno pensando, ma secondo me c'è un contatto, anche se foste in un momento di silenzio stampa con questa carta dell'eremita, io credo che alla fine del periodo c'è comunque un contatto. Se non è un contatto diretto, io sento di sì, però se non dovesse essere un contatto diretto, cioè non arriva proprio un messaggio magari su Messenger piuttosto che WhatsApp o Telegram, potrebbe essere come magari un commento a una storia che avete pubblicato o a un post. C'è comunque un tentativo di riconnessione qui, secondo me. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Quando un ruscello scorre, molti altri confluiscono in esso ed insieme agli acquazzoni contribuiscono a nutrirlo. Così è per noi. Dio continuamente ci fornisce la saggezza per scoprire nuovi canali perché il bene sia sempre più presente nelle nostre vite. Oggi rendo grazie perché fluisco pian piano, all'unisono con la vita, ed ogni mio bene viene a me in sovrabbondanza. Bellissima carta, devo dire, ragazzi, è stato un bel messaggio. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o la vostra iscrizione. Per quello che riguarda la sezione del percorso di crescita, mi potete contattare via mail per avere un percorso personalizzato, oppure potete farlo per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto tutte le credenze limitanti, come trovarle, come identificarle, come cambiarle, però ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma si parla di kundalini, di visione eterica, di alto e basso astrale. C'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che sto condensando e mettendo a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!